Il mercato delle soundbar è veramente ampio, ce ne sono di tanti tipi, però molte volte non si trova, diciamo, il modello giusto, l'abbinamento estetico ideale per l'ambiente. Tu Stefano ne Mm. sai qualche cosa di un cliente molto particolare che ha chiesto un prodotto, una soundbar dedicata? Sì, sì, immagino ti riferisci a una soundbar che abbiamo, o meglio, che avete realizzato per noi. Il cliente non è un cliente particolare, o meglio, se per particolare intendiamo esigente, dal punto di vista, insomma, estetico, perché in pratica avevo fatto un sopralluogo, il cliente aveva bisogno di un nuovo TV e di anche insomma, di un supporto audio, perché come si sa i TV nuovi non suonano. E ho visto dove andava messo questa eventuale soundbar e ho cercato un po' in giro qualcosa che soddisfacesse, perché anch'io sono abbastanza esigente dal punto di vista estetico e non ho trovato niente, quindi ho pensato di realizzare una soundbar con lo stesso materiale, che poi era un alluminio spazzolato della libreria nella quale andava poi installato. Chiaramente a chi devo chiedere? Devo chiedere a voi. Quindi vi ho mandato giù, se ti ricordi, vi ho mandato giù proprio un pezzo di libreria e insomma dopo credo, non so, lì quello che succede dall'altra parte lo sai più te che io, però Sì, sì, sta di fatto che... io sono Dimmi. più il chiacchierone dell'azienda, in realtà quelli che Ah, lavorano boh. sono altri, però mi ricordo di aver visto comunque parte della lavorazione di questo prodotto e insomma l'esigenza era veramente particolare. Ma il cliente, insomma, come è andata poi l'installazione, come è stato il feedback? Allora, diciamo che l'idea di fare un qualcosa... Intanto il cliente è un po' caduto dalle nuvole, nel senso che quando gli ho detto, "Beh, perché non facciamo a parte che una soundbar è anche riduttivo, perché quello è diciamo, era un destro-sinistro e un due canali, che poi mi serviva anche da appoggio per la TV. Quando ho detto al cliente, ma perché non facciamo qualcosa di, come dire, su misura esattamente per lei, il cliente mi ha guardato un po' stranito, la cliente, e mi ha detto, ma perché si può fare? Ho detto sì, si può anche fare, e ho suggerito sto discorso. Non ci credeva molto, non aveva ben inquadrato la situazione, però diciamo che si è fidata e ha fatto bene perché è venuta fuori una cosa, veramente un gioiellino. Tra l'altro mi ricordo, non vorrei essere troppo chiacchierone, ma Vai, vai. credo è una cosa che mi ricordo perché chiaramente quando un prodotto è totalmente customizzato, quindi di fatto non esiste sul mercato, ma deve nascere, deve essere creato. E il cliente mi ricorda, mi ha detto, ma poi basterà quello per suonare o ci vorrà un subwoofer, eccetera. Io ho detto, guardi, mi ricordo, secondo me non servirà il subwoofer. Però facciamo così, noi, io le mando un paio di disegni, un paio di cose di come dovrebbe venire, poi se le va bene lo facciamo, quando lo installiamo lo ascoltiamo e poi decidiamo lì se è il caso di mettere o meno il subwoofer. Tecnicamente, all'interno, insomma, so che hai dato comunque parecchi suggerimenti, poi io ovviamente non seguo la parte tecnica. Ci vuoi raccontare qualche cosa in più sul lato tecnico Ah, del allora, prodotto? guarda, io mi sono fidato perché, diciamo, io posso dare anche i miei suggerimenti, ma non vorrei fare, come dire, esagerare, no? Ma insomma, quando mi rivolgo a un professionista, io credo che sia giusto farlo esprimere e fare in modo che lui dia sfogo alla sua esperienza. Io ho la mia esperienza, non sono un costruttore di diffusori acustici, quindi ho lasciato a voi decidere. Poi voi, diciamo, mi avete proposto una soluzione che mi è piaciuta, onestamente mi è piaciuta molto da subito, e quindi era di fatto un due canali, due vie, eh, che è messo su, poi sì, abbiamo usato anche l'amplificatore di Garvan, quindi eh,
era nascosto dietro perché è molto piccolino, quindi riesci a inserirlo anche in spazi molto piccoli, era nascosto dietro alla TV. E devo dire che esteticamente fantastico, ma suonava veramente, veramente bene. Cioè, alla fine, quando l'abbiamo sentito, il cliente è rimasto entusiasta, ma ti dirò che io che sono, se vogliamo, più critico del cliente, dal punto di vista, insomma, della qualità audio, ho detto, boh, va bene, per me il sub non serve, insomma. Il cliente era contento, quindi no, no, assolutamente è venuto fuori veramente un bel prodotto. Ottimo. Beh, noi diciamo che siamo stati la mano, ecco, il punto di partenza, il fatto di avere solleticato il cliente, comunque indirizzato verso una soluzione customizzata, un qualche cosa che non c'è sul mercato, questo ovviamente è opera della tua esperienza. Noi abbiamo solamente realizzato quello che era più giusto fare, ecco. Ma guarda, sul mercato c'è di tutto, perché se tu vai veramente, se tu vai io ho un fornitore anche molto grosso di queste cose qua, se vai io credo di avere a disposizione, non scherzo, ma una, quasi un centinaio di tipologie di soundbar. E però alla fine saranno tre tipi di soundbar, capito? Sono quelle nere di varie lunghezze, quelle grigie di varie lunghezze, un po' la forma, che ne so, una sarà un po' arrotondata, ma alla fine sì, ne hai 100, ma alla fine è come ne averne tre o quattro. Una cosa customizzata è una cosa diversa, insomma, è un qualcosa che è stata fatta per te, è stata fatta per te ed è un qualcosa che si adatta esattamente alla tua casa, alla tua situazione, è come un abito su misura, insomma. Ma sì, diciamo che la customizzazione è un qualche cosa che fa parte, diciamo, proprio dell'anima di Garvan e fa parte anche dell'anima tua, insomma, di Videosound 3D. Quindi questo è anche il motivo per cui assieme riusciamo a dare questo tipo di soluzione, ecco. Sono assolutamente d'accordo. Poi vuoi mettere la soddisfazione? Cioè, sai, un conto è prendere un prodotto, aprire lo scatolone, attaccarci due fili e dire ecco qua, quant'è tot. Un conto è realizzare un qualcosa che prima non c'era. E io penso che per lo stesso possessore di un diffusore di questo tipo, quando inviterà i suoi amici a cena, dirà questo dove l'hai preso? Dove lo compro? E no, se vuoi te lo devi far fare, insomma. Secondo me è un valore in più. Assolutamente. Comunque possiamo replicarlo, per le persone che stanno guardando questo video, Ah, ecco, sono convinto. non era una tantum, ma possiamo farne un altro. Sai che quella soundbar non piaceva solamente al tuo cliente, ma piaceva particolarmente anche a me. È una cosa che tu non sai, io me ne sono fatta una seconda copia e ce l'ho a casa mia. E adesso vado a guardarmi Ah, un bel filmetto e ascoltare un po' di musica. non lo sapevo. Boh, ti dirò, hai ragione perché era veramente una bella roba. Grazie Stefano, alla prossima. Ciao, stammi bene, ciao. Ciao.